Ciao a tutta, bentornata o benvenuta se è la prima volta sul mio canale. Questa settimana guardiamo insieme le mie considerazioni finali sulla Aging Challenge. Iniziamo! Questa sarà d'ora in poi la mia mise, cioè senza il cappello ma con qualche fermaglio, qualche coroncina perché siamo a fine maggio e sta diventando veramente troppo caldo per me mettere anche il cappello addosso per filmare, oltre alla parrucca. Se non sapete che cos'è l'Aging Challenge, vi invito ad andare prima a vedere il video che vi linkerò qui sopra, mentre qui farò le mie considerazioni finali. Io ho iniziato la challenge più o meno a metà aprile circa, o se non ultima, la penultima settimana di aprile, quindi ho deciso di concluderla domani. Che cosa ho imparato in questi 30 giorni circa dove mi sono autoimposta di non comprare nuovi capi di abbigliamento, accessori, comunque tutta la parte fashion? Per me le prime 2-3 settimane sono stato il momento peggiore, la fine di aprile e l'inizio di maggio sono state un po' dure. Perché? Perché ci sono state le riaperture almeno qui in Toscana, quindi era possibile iniziare a rivedersi con i parenti ed era anche possibile, stando vicino a Firenze, vuoi non fare un giro in centro, andiamo a vedere. E il desiderio in genere nasce dalla visione, se si vede qualcosa che ci interessa, poi lo vogliamo e quindi si soffre perché non lo si può avere, eccetera, eccetera. Perché all'inizio ho avuto, ed è un po' strano da raccontare così, una sensazione di perdita, di costante perdita delle opportunità, della serie, ah c'è questa cosa che è in offerta, se non la compro adesso non la posso più comprare, però non posso. Quindi questa sensazione di perdere tutti gli affari, a cui tornerò tra poco. E poi la smania, nelle prime settimane sentivo proprio la smania del mi manca qualcosa, c'è qualcosa che voglio tanto 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 tanto. E voi vi chiederete, ma allo scorso video di All Killstar non eri in challenge? Sì, ero in challenge, ma mi sono consultata con Benedetta perché l'ordine iniziale era relativo a un oggetto da collezione, quindi con una possibilità limitata di comprarlo. Per cui lei mi ha suggerito e mi ha detto, se hai un oggetto che sai che andrà esaurito, puoi comprarlo comunque adesso perché non è un... La challenge non riguarda il rinunciare completamente al piacere, ma risettarlo e ritardarlo. Perciò mi ha detto, se vuoi puoi prendere, comprarlo e metterlo in una busta e sai che lo aprirai il 1° di giugno. E così ho fatto ad esempio con le cose che mi sono state regalate. Perché logicamente dopo tutto questo tempo che non ci vedevamo, ad esempio mia sorella minore con mio babbo, mia sorella maggiore, mia madre, sono arrivati, anche dolci metà fra l'altro, sono arrivati dicendomi, ah, hanno aperto i negozi, ho visto questa cosa e te l'ho presa, ah, ho visto questa cosa fuori e l'ho pensato a te, e io sono stata bravina, perché solo questo l'ho messo in anticipo, e il resto l'ho messo tutto da parte, e dopo ve lo faccio vedere. Ma è successa una cosa importante, dopo le prime 2-3 settimane che avevo proprio questa smania, questa quasi sensazione di apnea, il mio circolo del piacere ha avuto quel reset che idealmente la challenge avrebbe dovuto avere, perché ho recuperato completamente il controllo sui miei acquisti, anche confrontandomi con piattaforme online. Ad esempio, una cosa che ho ripensato e notato dopo è stata che Vinted mi aveva scatenato un po' di mania di collezionismo, perché Killstar non si trova facilmente sul mercato dell'usato, però su Vinted ci sono tanti articoli di diverse taglie, anche cose di collezioni piuttosto vecchie, a degli ottimi prezzi, nel senso più che concorrenziali col mercato. E allora appena si vede un articolo caricato nuovo, lo si vuole avere, però poi magari quando si ha davvero in mano questo articolo non entra nel nostro armadio, si è comprato
soltanto perché è di quella marca oppure è di quella collezione. Le cose che più mi rimangono della fine di questa challenge sono sicuramente aver completamente recuperato il controllo, quindi essere in grado di ragionare tranquillamente e dire sì, questa cosa mi potrebbe anche interessare ma non la voglio comprare, oppure la posso mettere in una wishlist e prima o poi per un compleanno, per Natale, posso farmela regalare, oppure sì, è una cosa che mi piace ma non è fondamentale, non è necessario. Il mio circolo del piacere è un po' cambiato e quindi non è più una gratificazione improvvisa, ma è una gratificazione molto più ponderata. Ad esempio, se adesso dicessi c'è questa cosa che per tutto il mese ho guardato e volevo, potrei comprarla più tranquillamente perché so che ci ho ragionato, l'ho pensata all'interno del mio armadio, ma come all'interno della mia casa, all'interno della mia vita. Questo mese di astinenza poi mi ha portato a aggiungere un altro meccanismo. Ad esempio, prima io avevo sì di guardare tutti i siti, confrontare tutti i prezzi, tenere un articolo almeno 48 ore nel carrello prima di comprarlo effettivamente, eccetera, eccetera. Però adesso ne ho anche uno nuovo di meccanismo, perché ad esempio in questo mese, se vedevo qualcosa e mi poteva interessare, avevo sempre questa idea che mi aveva detto Benedetta, se vuoi lo puoi comprare, però lo devi lasciare chiuso per un mese. E su tante cose ero lì a pensare, se io dovessi comprarla adesso e riaprirla tra un mese, mi piacerebbe ancora, non mi piacerebbe più, tutto sommato non era così interessante, è un buon meccanismo. Esistono cose simili, ad esempio, per ti vedi ancora con questa cosa tra un anno, tra 5 anni, quello è un po' troppo in là nel tempo per me, per innescare. Ma un mese invece ha senso. Un'altra idea comune che sono riuscita a scardinare in questo mese è stata quella legata ai saldi. Io ve l'ho sempre detto, sono una persona che quando può compra nella zona dei saldi, compra in clearance, compra ai prezzi più scontati che si possono trovare all'interno dell'eticità quando si può. Però il meccanismo dei saldi ci porta anche a comprare cose che non ci servono, perché l'illusione è che sia più economico comprare quella cosa perché è in saldo, ma magari quella cosa lì non ci serve, non entra nel nostro armadio, non c'entra assolutamente niente e la compriamo solo perché però era in saldo, era una maglia a 3 euro, sai, di maglie ce n'è sempre bisogno. E poi si finisce la stagione con una maglia che non si è mai usato e quindi si sono persi 3 euro, non si sono risparmiati. Un conto è se quella maglia la conosciamo, la desideriamo e, non lo so, come le maglie Hillstar, dai 27 euro che erano, la si trova in clearance a 10. Bene, quella è presa bene perché la si desidera e la si pondera. Diciamo che un pochino mi sono allontanata da questa che è un po' una mia idea, e lo so. Ho deciso io personalmente di concludere la challenge a giugno nella sua forma più ferrea, quindi non comprare assolutamente niente, limitarsi, eccetera. Probabilmente continuerò durante l'estate a avere una sorta di forma attenuata, soprattutto per quello che riguarda il vestiario. Per la fine della challenge io già mi ero stabilita degli obiettivi, ovvero se fossi arrivata a risparmiare un certo tot o un altro tot, avrei poi sbloccato, diciamo così, alcune ricompense. Però quel budget lì è andato per comprare, come vi avevo un po' accennato, del nuovo materiale per fare i video. Ho comprato una postazione con la lucina, avrei una ring light ma spara troppo sugli occhiali e mi dà fastidio vederla troppo, questa dovrebbe essere un po' più diffusa, il treppiede e un microfono che spero sia meglio di questo. Spero che col prossimo l'audio sia meglio e anche mi aiuti a sveltire il processo di editing, perché in genere edito tantissimo per l'audio, per cercare di togliere i rumori della strada, cosa che non riesco mai a fare, ma va bene. E sono riuscita anche a comprare un secondo treppiedi, sempre compatibile con il resto della struttura, per le riprese ad esempio a tutto corpo, quindi un treppiede un pochino più regolabile. Addirittura togliendo il budget dagli acquisti impulsivi, sono riuscita anche a comprare un piccolo kit usato su Vinted per la resina, perché questa challenge
mi ha anche spronato a tornare un pochino a fare delle cose manuali. Ora, io non sono brava, perché non è un problema di insicurezza, è un problema di autocoscienza. So di non essere brava nei lavoretti, però ho notato che mi rilassano moltissimo, mi aiutano a recuperare materiale che altrimenti avrei buttato o comunque non utilizzato, e mi fanno sentire anche più contenta a fine giornata nel pensiero di ho fatto qualcosa di materiale. Perciò in queste settimane, ad esempio, ho registrato alcuni piccoli pezzi che andranno a comporre il prossimo Gothic Tries, che saranno piccolissimi elementi di fai da te. E appunto ho iniziato a vedere qualche video sulle resine e ci sono progetti in pentola di cui non dirò di più, però sappiatelo. Ah, e ovviamente in tutto questo arriva il momento che tutti voi aspettavate, lo so che lo aspettavate, ovvero cosa è arrivata a Gothic Wombat in questo mese? Allora, questa che vi faccio vedere così perché ci sarà anche questa in un prossimo reel su Instagram di Outfit of the Day, è un vestito camicia di Piazza Italia che mi ha comprato Dolce Metà la prima volta che si è trovata a passare per il centro. Anche mia madre ha pensato a me andando da Piazza Italia e quando ci siamo viste mi ha regalato questa, che è lo stesso modello, però è la versione in rosa. Non è che mi dispiace, mi piace, però devo ancora capire come abbinarla perché ho timore sia troppo rosa. Non credo, vedremo in futuro. Oltre a questi due vestiti di Piazza Italia, mi sono stati anche regalati 2 libri. Questi sono della collezione dei Maestri del Fantastico, che non so come mi sono persa che fossero usciti, non lo so, vivo sotto una roccia, non ne ho idea, di cui pare ci fosse anche il primo volume, il Frankenstein introvabile, mi è stato detto, e mi è stato regalato il Dracula, in questa versione con, non so, credo delle illustrazioni d'epoca a un certo punto. Da più giovane questo tipo di libri mi irritavano perché il font è molto largo, secondo me. Adesso non so se perché sto invecchiando male, perché devo rifare gli occhiali da un po' di tempo, o perché passo tanto più tempo della mia giornata con gli schermi, ma questo font mi rilassa gli occhi e l'anima. E oltre a Dracula, che io già ho in un paio di edizioni diverse, di questo sono molto felice perché è uno dei romanzi di cui volevo parlarvi e che avrei dovuto ricomprare, ovvero Il fantasma dell'opera di Gaston Leroux, perché io ho una versione pocket in inglese. Non chiedetemi perché l'edizione originale è francese. Io non mi ricordo onestamente perché ho questa edizione in inglese, probabilmente perché veniva 3 euro. Non lo so, infatti cercavo un'edizione italiana, mi è stata regalata, anche meglio. Di questa edizione ci saranno altre uscite molto interessanti, quindi in realtà mi hanno fatto del male perché penso di comprare un altro paio di libri di questa edizione. E anche questo, vedete, c'è le illustrazioni d'epoca e poi un font scorrevole e leggibile. E poi c'hanno tutte le copertine decorate, anche qua con la costolina in copertina rigida. Mentre qui dentro c'è il teaser trailer del prossimo video, perché mia sorella maggiore mi ha dato praticamente un outfit completo. Il video di lunedì prossimo sarà un Gothic on Budget edizione mercato con i banchi della mia zona, di fondi magazzino e cosa si può trovare con l'occhio un po' più allenato. Se volete provare a indovinare di quale marca sto parlando, se vi interessa vedere questo video, vi invito a lasciarmi un commento qui sotto. Siamo arrivati alla fine del video, vi auguro una buona giornata, una buona serata ovunque voi siate, e noi ci vediamo allora lunedì prossimo col prossimo video. Ciao! Ah no, questa settimana